Bella ragazzi. Bella ragazzi, questo qua è plexiglass, che viene anche chiamato perspex in Inghilterra, e si tratterebbe di polimetacrilato di metile, cioè una sostanza chimica organica, il metacrilato di metile, che viene polimerizzato e da liquido diventa plexiglass. Questo qua lo abbiamo selezionato con tutti i ritagli scarti. Da questo plexiglass qua otterremo il metacrilato di metile liquido non polimerizzato per poi rifare il plexiglass conforme che vorremmo noi. Questo però lo vedrete in un altro video. Adesso vedrete come ottenere la base, il prodotto base che serve a ricreare il plexiglass. Allora, questo è selezionato. Perché è selezionato? Perché che si assomiglia tanto, e se mai ce ne fosse un pezzo rovinerebbe tutto. C'è, ad esempio, il PVC. Il PVC, vedete come brucia, fumoso. C'è il policarbonato o l'hexan, fumoso, fiamma scura fumosa, e c'è il poliestere, polistirolo, non quello espanso, quello solido, fumosissimo. Invece il plexiglass si riconosce per questo. No, questo qua ancora, scusate, prendo un pezzo di plexiglass, ecco, poi vi faccio vedere un altro, eccolo. Vedete che fiamma che fa? Appena un po' di giallo e la fiamma è blu, non fa fumo. Allora, con l'accendino ci si metterebbero ore a selezionare quei pezzi lì e consumereste 2 o 3 accendini. C'è un metodo invece molto sbrigativo, che è questo. Bisogna avere un cannello, una fiamma ossidrica. Qua abbiamo un generatore di idrogeno-ossigeno misti e questo è il dardo che fa. Allora, in un attimo si vede che fa il blu, il plexiglass blu. Questo l'abbiamo visto prima. Guardate che lampate che fa, gialle, via. Il policarbonato o l'hexan di PVC. E andiamo avanti. Buono. Buono. Schifoso. Buono. 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 Fa schifo. Fa schifo. Buono. Poi si fa questo via, questo via, questo via. Ok, questo è tutto plexiglass. A questo punto non ci resta che inserirlo nella nostra caldaia a crogiolo e scaldarlo e fare una distillazione secca, ossia senza liquidi. Questo il metacrilato di metile sublimerà direttamente da questo solido e lo potremo condensare in questo condensatore ottenendolo liquido. E ora riempiremo la nostra caldaia a crogiolo. Qua abbiamo, allora vi spiego un po' bene, partiamo da in fondo, un becker per raccogliere il prodotto. Abbiamo questo che è un condensatore, ossia c'è un tubo a serpentina, una spirale di tubo di vetro che parte di qua sopra e esce qua sotto. Intorno c'è questo contenitore che è una camicia dove circolerà acqua fredda che servirà a raffreddare il tubo a spirale, la serpentina, e quindi il vapore che arriverà qua condenserà tornerà a essere liquido, mentre il vapore sarà prodotto da questa caldaia a crogiolo che fa parte, l'avrete vista nel video 552. Questa qua può lavorare fino a 800 gradi d'acciaio inossidabile, c'è una flangia, il coperchio e poi si mettono questi dadi per stringere. Poi c'è una particolare guarnizione che vi faremo vedere tra poco che resiste ad altissima temperatura senza usare amianto o altre cose strane. In questo caso la temperatura sarà molto bassa, saremo intorno ai 150 gradi, poi vediamo un attimo, ci regoliamo. E quindi a questo punto possiamo buttare dentro il plexiglass.
po' assestare. Fin troppo, aiuto, troppo. E ne lasciamo un po' indietro. Quindi a questo punto dovremo chiudere il coperchio. Ecco, non togliamone troppo perché pian piano scende di livello, perché scomparirà quasi tutto. Resterà giustamente un residuo che sarà il catalizzatore che è stato usato per trasformarlo in polimero e sarà magari un plastificante che è stato usato per dargli un po' più di elasticità, e resterà anche un colorante, perché normalmente voi lo vedete trasparente in colore, ma è leggermente giallino, e quindi viene messo un po' di colorante blu, ma diluitissimo, che compensa quel giallino. A questo punto prepariamo la guarnizione per poter chiudere la nostra caldaia con una tenuta, e spalmeremo questa guarnizione qua, la spalmeremo letteralmente. Allora, cosa prendiamo? Un po' di talco in polvere. Noi adesso non ce l'abbiamo, ma possiamo anche evitarla in questo caso. Ci vorrebbe la gomma arabica. Quindi dovremo fare un impasto di acqua, talco, acqua, e l'ideale è che nell'acqua ci sia la gomma arabica per dare consistenza alla pasta che otterremo. Questa guarnizione l'avevo messa a punto nel 2011 circa, per un'apparecchiatura speciale per la ricerca, per un laboratorio di ricerca, non faccio nomi, e un signore del laboratorio poi è andato in giro a raccontare che aveva ideato lui questo sistema di guarnizioni, mi pare anche in Germania, che l'aveva detto a un istituto di ricerca tedesco, mentre era una mia idea fantastica che ha risolto un grosso problema in un'apparecchiatura. Praticamente la guarnizione tenera resiste ad altissime temperature ed è amovibile. Una volta che si vuole aprire si può togliere completamente questa guarnizione con facilità. Può lavorare fino a 1000 gradi, quindi bella rovente, fa tenuta. Cosa succede? Al talco la gomma arabica brucia, se ne va, sparisce. Il talco sotto pressione sinterizza quelle temperature, specialmente con quelle temperature alte, e si ricristallizza in lamine e forma una specie di steatite. La steatite è praticamente un talco che viene poi cotto e si fanno anche degli oggetti piuttosto duri, e avviene una cosa simile con questa guarnizione. Quindi cosa si fa? Lasciamo perdere la gomma arabica che non c'è, aggiungiamo acqua e facciamo un bel pastone di talco e acqua. Impastiamo sta affare qua. Il talco rifiuta l'acqua, ma dobbiamo insistere perché bisogna farla compenetrare. Il talco è idrorepellente. Ecco, vedete che sta cominciando a prendersi l'acqua, ma fatica molto. La gomma arabica invece aiuta molto questa operazione. Aiuta molto, adesso non ce l'abbiamo. E inoltre la gomma arabica mantiene una consistenza alla pasta migliore di come sarà prodotta qua. Ci vediamo tra un po' perché ci mette un po' di tempo a essere miscelata. Ecco, è diventata una bella pastella. A questo punto guarniamo. Qua abbiamo fatto, ve lo spiego nel video dove l'abbiamo costruito, dei solchi che servono a trattenere la guarnizione di questo tipo. Comunque per basse temperature così si poteva usare anche una guarnizione di Teflon, mentre per altre operazioni ad altissima temperatura è meglio usare questa. Io non sono molto abituato ad usare delle spatole, perciò faccio i miei pacciughi da cane con le dita. Darei quasi l'intonaco con le mani, se dovessi dare l'intonaco. Direi che un pochino qua ci siamo. Ecco, anche qua ne manca un po'. Ok, allora tenendo questo dito
metto giù le varie rondelle. Il talco ci sta bene perché fa da lubrificante dei dadi, della vite. Ed è un materiale bellissimo il talco. Pensate che, ho detto prima, è idrorepellente. E qui in Liguria, nella nostra zona, non troppo lontano da qui, ci sono delle rocce, dei talcoscisti, dove ci sono poste dove fanno contatto con la serpentinite, ci sono degli strati di talco tipo steatite, giusto? Su questi strati di talco, uomini antichi e anche più recenti, antichi e più recenti, quindi da epoche prima dell'anno zero fino a qualche data 1962 che ho visto, hanno inciso con facilità su queste rocce che sono tenere tante belle cose strane, simboli eccetera eccetera, fino a nomi e date. Queste rocce, pur essendo rocce tenere, hanno conservato queste incisioni fino ai giorni nostri, perché essendo idrorepellente il talco, quando piove d'inverno l'acqua non penetra dentro a questo tipo di roccia. Quindi quando ghiaccia non succede come con altre rocce che si sfalda la superficie dando piccola polvere, pian piano si sgretolano. Magari allora hanno inciso anche su altre rocce più dure, ma ormai non si sono conservate queste scritte, se l'avessero fatte ipoteticamente, perché quelle altre rocce si sono col ghiaccio, freddo, caldo, e ghiaccio si sono sgretolate, mentre il talco ha tenuto queste incisioni antichissime. Ora non ci resta che metterlo nel nostro forno. Ecco qua. Ok. Accendiamo il forno, abbiamo regolato sui 100 gradi per ora, poi saliremo con la temperatura. Quando vedremo uscire qualcosa, allora faremo circolare l'acqua che da questa tanica, attraverso la camicia intorno alla serpentina, scenderà giù a un'altra tanica a scaricare. Basta un filino d'acqua piccolo che è sufficiente per questa operazione. Tanto che si scalda, parliamo un po' del metacrilato di metile, che è un estere dell'acido metacrilico col metanolo. Si chiama anche MMA come sigla. È stato scoperto, prodotto la prima volta questo liquido particolare nel 1865. Questa è la formula brutta, la formula e qua è proprio la struttura chimica, la molecola. Allora, se noi lo facciamo e lo lasciamo lì del tempo, tanto tempo, qualche mese, tende a reticolare da solo spontaneamente, cioè si polimerizza, diventerà denso, poi sempre più duro, ci mette tanto tempo. Per impedire questo fenomeno si può aggiungere un pochino di idrochinone, che è una sostanza chimica organica che lo blocca e quindi può essere conservato molto più a lungo. Invece si polimerizza o si reticola con dei perossidi, tipo il perossido di benzoile, quelle scatoline che vendono dal Ferramenta insieme alla vetroresina, agli stucchi per metalli bicomponente. Allora, quando reticola, ossia questo liquido, a un certo punto si formano delle molecole lunghe a catena dentro al liquido che pian piano lo induriscono, lo addensano, poi lo induriscono e diventa una plastica. Allora, quando è polimerizzato si chiama polimetacrilato di metile, PMMA. Allora, Otto Röhm è riuscito a polimerizzarlo e a dargli nome Plexiglass nel 1933, qualcuno aveva già provato nel 28. Allora, perché Plexiglass con una S sola e non due S? Perché glass in vetro, il vetro in inglese si scrive con due S, mentre in tedesco si scrive con una S sola. E quindi poi gli è stato dato questo nome da Otto Röhm, e poi è diventato un nome commerciale. Altri nomi commerciali, Perspex, Lucite negli Stati Uniti della DuPont, e ognuno l'ha fatto magari aggiungendoci qualcosina con un processo un po' diverso.
produrre direttamente il metacrilato di metile monomero, quel liquido, è una cosa piuttosto complessa, si devono impiegare dei cianuri e quindi non è tanto conveniente, ma noi, avendolo già polimerizzato, spacchiamo la reticolazione e facciamo sublimare fuori il metacrilato di metile. Ora vediamo un po', tra un po' comincerà a venire fuori qualcosa, si vedrà qua magari diventare appannato, la temperatura l'abbiamo portata quasi a 200 gradi e aspettiamo, teniamo d'occhio, ci vediamo appena succede qualcosa. Si sente già l'odore caratteristico, tra un po' arriverà. È una sostanza che è stata studiata e non è stato trovato nessun effetto cancerogeno né benefico. È irritante, può anche irritare gli occhi, la pelle, ma non ha nessun problema di tossicità. È usato anche per protesi dentarie e altre cose a contatto con sostanze organiche, non è un prodotto problematico, quindi si può tranquillamente maneggiare, basta non berlo, basta non mettersi a respirare. E in ambiente di lavoro è accettato fino a 40 mg per metro cubo come vapore, quindi è tantissimo. Quindi se accettate una quantità simile vuol dire che è veramente una sostanza tranquilla da utilizzare. Guardate, il vapore del metacrilato sta arrivando, sta cominciando a sgocciolare. Poi verrà filtrato, quindi tiriamo l'acqua per il raffreddamento, regoliamola un po' che ne esca giusto la quantità sufficiente ma non esagerata, anzi mettiamo qua questa, ecco. Adesso sta già sgocciolando. L'ideale sarebbe, e poi lo faremo, ridistillare questo che esce fuori adesso per avere la purificazione massima del prodotto. È una cosa importante, ho detto prima che questa sostanza non è pericolosissima dal punto di vista di velenosità e altro, ma è pericolosa perché è molto molto infiammabile, mai avvicinarsi con fiamme o roba simile perché potrebbe esserci anche un ritorno di fiamme e esplodere la caldaia e comunque si incendierebbe. Guardatelo come viene giù. Il plexiglass che torna a essere un liquido. Guardate qua. Il vapore che arriva giù veloce, veloce, con anche gocce della sostanza già condensate nel tubetto, si infila giù nella serpentina e va a condensare completamente. E esce freddo. E ha un odore particolarissimo. È anche buono. A volte ricorda un po' la muffa, ma non è muffa, è buono, buono proprio. Questo l'ho messo per sveltire le operazioni, praticamente ho coibentato sta parte, questa, lui bolle, poi quando lo ridistilliamo bolle a 100 gradi come l'acqua e quindi qua quando viene su condenserebbe in questa parte che era fredda, così l'ho ben coibentata e il vapore continua e va avanti. Ecco. Guardate qua quanto ne abbiamo già, comunque non ce ne sarà più molto perché alla fine erano tanti pezzi ma se li mettiamo assieme non era tanta roba e vedete che è giallo come dicevo, vedendolo in gran quantità. Il torbido che vedevamo prima facilmente era un po' di acqua che è dovuta al fatto della impermeabilizzazione con il talco perché dovevamo prima scaldare la parte sopra per far evaporare l'acqua. Comunque la togliamo l'acqua con un bellissimo sistema, col silica gel che adesso lo mettiamo a scaldare, essendo rosa,
dobbiamo farlo diventare blu, quindi scacciare l'umidità. Vedete? È rosa perché ha preso umidità, ma adesso lo disidratiamo, butta fuori l'acqua e diventa blu, perché il silica gel, che praticamente è opale artificiale, il silica gel è colorato con un sale di cobalto, e i sali di cobalto da secchi sono blu, da umidi sono rosa. Quindi guardate quello giù a contatto con il piano di stagnola come è già blu, in poco tempo sta diventando tutto blu. Allora, qua ormai non viene quasi più giù niente, e quel poco viene molto giallo, molto colorato. A questo punto direi che fermiamo tutto, facciamo così, così se ne va l'acqua dal tubo. Poi così leviamo questo tubo e adesso sfasciamo qua, prendiamo il nostro metacrilato che è molto giallo, qua qualche goccia da ancora, lo mettiamo in questo vasetto. Guardate quanto liquido, è liquidissimo, è molto mobile come liquido, molto bello. Il colore poi vedremo di levarlo con la seconda distillazione, proviamo un po'. Ora vediamo di disidratarlo. Mettiamo un pochino di silica gel, penso che ne basti pochissimo, e ce lo lasciamo, anche un po' di più, e ce lo lasciamo dentro. Sembra quasi che stia già cambiando colore il silica gel, ne vedo di quello che non è più bello blu, ne mettiamo ancora un po', tanto male non gli fa, non si combina, resta inerte, e questo si porta via tutta l'umidità, l'acqua che contiene il metacrilato di metile. Quindi chiudiamo, allontaniamo queste cose, spegniamo il forno. Siamo arrivati praticamente a 390 gradi, prima ero salito anche a 400, perché poi per conducibilità termica dentro la temperatura è più bassa, una reazione come le resine quando polimerizzano, scaldano. Quando le depolimerizziamo assorbono invece calore, infatti ho avuto bisogno di tanta energia termica. Ok, qua è bello caldo, le mie mani di acciaio non hanno voglia di scaldarsi troppo. Qua cade, sì, mettiamolo anche in orizzontale, non succede niente di male. Questo bisogna lavarlo adesso e poi passeremo a un'altra lavorazione, quella della seconda distillazione. Guardate che bel liquido che è. Allora vediamo se tra un po' diventano più rosa. Se non diventano rosa più di così, vuol dire che si è tolto tutta l'acqua, non ce n'è più. Bisogna lasciarcelo un po', anzi fare anche questo lavoro. Ecco, e ora vediamo cosa c'è rimasto. Aspettiamo che si raffreddi un po'. Allora vediamo un po' cosa c'è rimasto. È bello freddo, è stato lì. Intanto faccio vedere che ho aggiunto un pochino di silica gel perché era diventato in gran parte rosa quello di prima. Adesso vediamo un po' questo, quindi c'era ancora un po' di umidità. Sembra che non ci sia più niente sul fondo. Sembra che non ci sia più niente. Ah sì, qualche pezzetto qua appiccicato in alto. È rimasto qualche pezzettino appiccicato lì in alto. Però quello giù è sparito. Allora, questo si è cotto bene. Cioè non si è cotto bene. Facciamo così. Quei due pezzetti erano rimasti lì in alto. Ma giù non c'è più niente, solo in alto un po' di deposito che adesso puliremo. È sparito praticamente il plexiglass.
a questo punto poi faremo il resto. Ora passiamo a fare la seconda distillazione, secondo passaggio. Volevo dire, 1, è venuto giallo perché ci abbiamo dato una botta. In realtà se si lasciasse a bassa temperatura, non oltre i 300 invece che arrivare verso i 400, non dovrebbe venire giallo. È venuto giallo perché una parte della molecola si è distrutta un po' facendo chissà che cosa. L'ultimo che usciva quando la temperatura era altissima aveva un odore, il penultimo quasi di muffa, l'ultimo sapeva di legno di rovere antico, buonissimo. Comunque ho detto plexiglass prima con la S solamente, in effetti è plexiglass perché in tedesco la S si legge Z. Otto diceva plexiglass, si legge S tipo Russell quando c'è quella S strana che sono 2 S. Quindi adesso andiamo avanti. Versiamo il nostro contenuto che abbiamo ottenuto prima nella caldaietta per la distillazione. Peccato che non sia grappa. Un giorno ce la facciamo un bicchierino di grappa, con questo si può fare. Ok, non stiamo lì a raccogliere la goccia. Mettiamo questo con il termometro. Ok, vai con l'accendino per favore. Certo, sempre Grazie. presente. Adesso regoliamo la fiamma, tanto si scalda la termocoppia. Ok, regge, qua possiamo fare come vogliamo, come vedete, perché possiamo fare una fiamma calda con molto ossigeno o una fiamma molla, che è meglio in questi casi, magari non troppo, così. Poi ce lo regoliamo al momento che bolle. Adesso lo lasciamo scaldare. Questa palla è da mezzo litro, è un bel apparato di distillazione. Per chi fosse interessato poi può trovare i link per l'acquisto nella descrizione del video. Sì. Tra un po', quando inizierà a bollire, a pararsi qua sopra, innescheremo la circolazione d'acqua di raffreddamento, come avete visto ieri. Sta iniziando a bollire, siamo quasi a 80 gradi qua dal termometro. Pare ci sia una parte più volatile perché dovrebbe bollire a 100 gradi, infatti ho messo questo beccherino sotto per separare la testa dalla parte centrale dalla coda. Vediamo un attimo, inneschiamo il raffreddamento. Allora, lasciamo correre un filino d'acqua, come al solito, così è troppa, un po' meno, sì, va bene. C'è una parte che si è messa a bollire molto presto, stanno arrivando dei fumi nel condensatore, una parte che inizia a condensare per conto suo. Questo pezzo qua in discesa fa un po' da colonna di deflegmazione, cioè c'è una parte che condensa già qua, alto bollente e ritorna indietro, lasciando passare la parte che vuole a temperatura più bassa. Eccola la prima goccia condensata. La temperatura è sugli 82-83. È sempre affascinante vedere Sì. la distillazione. Poi vedremo un po' questo adesso. Cominciamo a raccogliere la parte buona. Come vedete non è più giallo.
se notate, il primo che è venuto ha lasciato sul fondo una cosa che non si va a sciogliere nel metacrilato, è come una goccia. Vediamo un po' se così si vede. Sì, guardate, è stranissima, ha un peso specifico, è immiscibile, ha un peso specifico simile a quello del metacrilato, quindi non dovrebbe essere acqua, è un qualcosa di insolubile e che sta lì, non è una goccia schiacciata pesante rispetto al metacrilato, stranissimo. Poi vedremo se si capisce di cosa si tratta. Ringraziamo sempre tutti coloro che ci hanno offerto un caffè con i quali abbiamo potuto costruire il nostro bellissimo crogiolo in inox e preparare tutte queste sostanze. Grazie a tutti. È rimasta all'ultimo una melassa, continua a venire giù limpido, qualche goccia, lentamente si sta formando una goccia e abbiamo un liquido limpidissimo questa volta, in colore, perfettamente limpido. E a questo punto io lascerei indietro questa melassa qua, magari abbassando la temperatura, abbassando la fiamma e lasciando lungo tempo si riesce ancora a tirar fuori qualcosina senza che passi la parte che è indesiderabile. E aspettiamo che si raffreddi un secondo, perché se apriamo adesso ci escono tutti i vapori che non fa male ma hanno un odore che lì per lì è piacevole, ma poi dà fastidio a lungo andare. Inizio a mettere in questo vasetto parte di questo, lasciando indietro quella goccia e qualcosa di più, perché è buono, a parte quella strana goccia che quasi vorrebbe galleggiare nel metacrilato, ma sta a fondo per miracolo. Questo è metacrilato buono. Direi di fermarci qua, non vorrei che mi scappasse giù, e travasiamo questo, se riesco a uscirne, ecco. È molto più fluido dell'acqua. Sì, è più fluido dell'acqua, è un liquido mobilissimo. A questo punto io ci metterei qualche cristallino di silica gel per mantenere asciutto il prodotto. Lo vado a prendere un secondo. Vedete, un video come questo e molti altri dei nostri video, per prepararli ci vogliono anche giorni. Questo qua l'abbiamo iniziato ieri sera, ma non è bastata la serata e adesso l'abbiamo finito questa sera. Così si assorbe l'acqua, anzi mettiamocene ancora un po', tanto non si mischia, non crea nessun problema e siamo sicuri che sarà bello disidratato quando lo utilizzeremo. Ok, mettiamo il suo tappo. Ok, controlliamo se tiene il tappo, sembra di sì, annusiamo, non c'è odore, e quindi questo lo conserveremo. Non possiamo conservarlo molto a lungo, a meno di non tenerlo in frigo, perché col tempo potrebbe iniziare a polimerizzare, ma giusto appunto ci vorrebbe un po' di idrochinone che blocca l'autopolimerizzazione e non reticola assolutamente. Guardate cos'è rimasto qua, un liquido quasi oleoso, che a confronto di questo che è fluidissimo, questo qua è oleoso. Chissà che sostanza è, che odore avrà quando lo apriremo. Anzi, quasi ci metto il naso dentro. Sa ancora di metacrilato, ma con un retrogusto di muffa marcia. Ok, a questo punto importante, le playlist. Questo video finirà nella playlist esperimenti di chimica e ricette, altri video finiscono nelle altre playlist. Voi andate a vedere le playlist. Quando andate nel canale ci sono appunto video, eccetera, eccetera, playlist. E lì ci sono tutte le playlist dei vari argomenti, delle varie materie che trattiamo. E quindi vi salutiamo.
Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.